Cari youtuberini, oggi ho pensato di fare un video sulla fine dei lavori e sulla comunicazione inizio lavori asseverata che è necessaria per i cantieri di una modesta entità. Nella cosiddetta edilizia libera è necessario presentare la dichiarazione di fine lavori al termine del cantiere? Direi proprio di sì, perché è comunque necessario stabilire un punto temporale in cui il cantiere si è effettivamente concluso, soprattutto nel rapporto privato che nasce fra il committente e il tecnico nonché direttore dei lavori. Per molte categorie di intervento edilizio, quelle più leggere, è necessario presentare una comunicazione inizio lavori asseverata da un professionista tecnico abilitato, geometra, architetto, ingegnere, perito. La normativa del testo unico per l'edilizia non prescrive l'obbligo della presentazione di fine lavori al termine del cantiere effettuato in edilizia libera. Ma cos'è la dichiarazione di fine lavori? È una semplice comunicazione depositata dal professionista e o soprattutto presentata dall'interessato, cioè il committente proprietario dell'immobile che ha commissionato l'intervento edilizio. Dal momento in cui entrerà in vigore il decreto SCIA 2, la materia dell'edilizia libera cambierà ancora di più. Buona parte di alcuni interventi di edilizia libera, con l'imminente entrata in vigore del decreto SCIA 2, sarà estesa e integrata la categoria degli interventi soggetti a edilizia libera pura, chiamiamola così, cioè quella per cui non è necessario alcun titolo abilitativo, alcuna comunicazione, niente. Fatto salvo naturalmente gli aspetti vincolistici, paesaggistici, strutturali e settoriali, quello sempre. Non solo, fatto salvo anche da quanto eventualmente previsto dalle legislazioni regionali. Quindi, per la categoria di intervento che prevede il deposito di una comunicazione di inizio lavori asseverata da un professionista abilitato, si ha l'inizio dei lavori che coincide col deposito stesso della pratica e sarà però necessario, ancorché non obbligatorio perché non è previsto dalla normativa, il deposito della fine dei lavori. Quindi è caldamente consigliato presentare sempre la fine dei lavori al termine di un'opera, di una trasformazione, di una ristrutturazione che è stata compiuta mediante il deposito di una CILA. La fine dei lavori è anche il momento da cui ha inizio la decorrenza della responsabilità di un professionista nei confronti del committente. Non solo, è anche il momento in cui iniziano a decorrere anche le responsabilità, quantomeno in maniera formale. Nella comunicazione inizio lavori asseverata da un professionista si instaura un rapporto fra committente e professionista, che è intanto quello di tecnico asseverante la conformità dell'intervento alla disciplina, ai regolamenti e alle norme di settore, come persona qualificata e abilitata a depositare e asseverare un certo tipo di intervento in base alle proprie competenze. Certamente, spesso il ruolo del professionista non si esaurisce solo alla presentazione della pratica stessa con il deposito telematico. Spesso il committente, per una serie di interventi, chiede in maniera anche implicita o sottintende che il professionista continua a svolgere il proprio incarico anche con la direzione lavori del cantiere stesso, che è oggetto della CILA. E allora un altro consiglio molto importante è che il professionista chiarisca col committente fin dall'inizio qual è il suo incarico, possibilmente e obbligatoriamente, come prevedono alcune norme, quello di instaurare un preciso rapporto con specifica lettera di incarico e magari preventivo allegato. Se il professionista assolve anche a un incarico di direzione lavori per l'intervento stesso depositato con la CILA, è caldamente consigliato al professionista stesso depositare una fine lavori, perché in questo modo viene cristallizzata, quantomeno da un punto di vista formale, una data in cui l'intervento ha avuto ultimazione e quindi quando si è ufficialmente chiuso il rapporto professionista-committente, e anche per avere una situazione cristallizzata della configurazione urbanistica e quindi della conformità stessa in base agli elaborati progettuali depositati o eventualmente depositati nella CILA. A maggior ragione la fine dei lavori è indispensabile come documentazione da presentare se l'intervento, come in rarissimi casi,
può necessitare della dichiarazione di agibilità e che a breve diventerà la segnalazione certificata di agibilità. Se comunque l'incarico del professionista è circoscritto solo alla presentazione telematica e all'asseverazione della CILA, facciamo sì che il committente possa presentare una comunicazione fine lavori anche per avvisare il comune che in quell'immobile il cantiere si è concluso. Spesso è necessario anche presentare ulteriori allegati o ulteriori documenti alla CILA, ad esempio le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici. Quelli vanno presentati al termine dei lavori e a maggior ragione potrebbe essere l'occasione di presentarli insieme alla dichiarazione di fine lavori. Con questo video è tutto, ci vediamo al prossimo!